Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi appunto come vedete di nuovo con i Romantic Tarot, proprio perché ci occuperemo in particolar modo di amore ed in particolar modo di un ritorno. Nel video precedente a questo ci eravamo appunto occupati del ritorno di una persona con la quale avete avuto una storia, una frequentazione, storia che si è interrotta poco tempo fa. In questo video, invece, ci occupiamo di una storia interrotta molto tempo fa. Quindi non parliamo di qualche giorno o qualche settimana, ma parliamo di mesi, diversi mesi, addirittura anche oltre l'anno. Quindi vogliamo ovviamente chiedere agli arcani, a questo meraviglioso mazzo dei Romantic Tarot, se la persona con la quale appunto avete chiuso una storia o una frequentazione da molto tempo vi ripensa, cosa pensa ancora di voi, se ha ancora dei pensieri positivi e ovviamente di che tipo, quali sono gli ostacoli che portano questa persona ad essere ancora lontana da voi, quindi perché ovviamente a maggior ragione dopo tanto tempo questa persona non ha mai pensato in qualche modo di farsi risentire. Cerchiamo di capire l'ambiente che circonda questa persona, quindi magari l'eventuale anche presenza di una terza persona nella sua vita sentimentale. Cerchiamo di capire qual è il legame karmico che ancora tutt'oggi è presente tra voi e questa persona. Cerchiamo di capire poi una carta a mio avviso fondamentale, cioè il consiglio degli arcani in merito alla questione, consiglio che viene dato ovviamente a voi, ed infine la carta del futuro. Quindi ovviamente entro le tempistiche stabilite dall'arcano che viene appunto estratto, che cosa accadrà? Cioè se questa persona tornerà da voi o se non altro vi ricontatterà. Cercherà comunque di darvi un segnale della propria presenza nella vostra vita, oppure se continuerà a permanere comunque in uno stato di fermo o di stand-by o di sacrificio. Ovviamente, vi ripeto, utilizzo questo mazzo proprio perché a mio avviso è assolutamente adeguato per quanto riguarda una questione prettamente sentimentale, proprio perché ogni mazzo ha una propria storia iconografica differente che fornisce ovviamente dei dettagli differenti a seconda della tipologia di mazzo. I Romantic Tarot hanno un taglio appunto fortemente romantico, sensuale, intimistico, che serve proprio per e nelle questioni d'amore. Poi chiaramente chi mi segue da diverso tempo e magari ha anche avuto già modo di entrare in contatto con questo mazzo, è chiaro che ha un'iconografia a mio avviso molto particolare, molto romantica, molto bella, che ci riporta a quelle che sono le città per eccellenza deputate appunto all'amore. Roma, Venezia, piuttosto che appunto la bellissima Vienna e Parigi. Dunque, io inizio a mescolare il mazzo, ovviamente, vi ripeto, tenendo conto di questo dato di partenza, cioè che chiunque si colleghi a questo video per il principio di sincronicità vuole avere delle informazioni in riferimento a un possibile ritorno di una persona che non vedete e sentite da molto tempo. Vi ripeto, altrimenti comunque potete scegliere di guardare il video precedente a questo. Io poi vi lascio il link comunque in descrizione nel momento in cui appunto vado a pubblicare il video. Di conseguenza poi sarete voi a scegliere quale ovviamente dei due video è più opportuno e appropriato alla vostra storia. D'accordo? Allora, iniziamo a mescolare il mazzo per disporre appunto degli 8 arcani, perché avrete capito che utilizzerò appunto il metodo degli 8 arcani o 7+1, come dico sempre io, dove il +1 rappresenta proprio
la carta a mio avviso più importante, quindi il consiglio degli arcani, cioè come dovreste agire eventualmente ovviamente per ottenere un risultato da questa determinata situazione. Vediamo un po'. Quindi per tutte coloro che hanno interrotto, si sono viste interrompere una storia già ovviamente, vi ripeto e sottolineo, da diverso tempo, quindi diversi mesi, anche oltre l'anno. Cerchiamo dunque di chiedere agli arcani come procederà questa storia, se rimarrà comunque ancora in uno stato di fermo, oppure se ci saranno degli sviluppi e soprattutto che tipo di sviluppi e ovviamente in quali tempistiche, che però ci vengono sempre offerte egregiamente dagli arcani, proprio perché voi sapete che ogni singolo arcano ha delle tempistiche ovviamente ben precise. Allora, perfetto. Perfetto, allora appoggiamo il mazzo in questa posizione, allora, in modo che non dia fastidio alla stesa. Io cerco di posizionare però anche le carte sul mio tavolo in modo da essere ben visibili a tutti voi. Allora, perfetto, direi che ci siamo. Iniziamo ovviamente con la prima posizione, ossia appunto il presente della situazione, cioè ad oggi questa persona cosa pensa ancora di voi, se vi pensa. Vediamo, e ovviamente in quali termini, quindi il presente. È certo che vi pensa, caspita, qui abbiamo Cavaliere di bastoni, che tra l'altro è comparso anche appunto nella stesa precedente a questa, in riferimento a una storia interrotta da poco tempo. Allora, questa persona non solo vi pensa, ma anche vi desidera, ragazzi, perché voi lo sapete che i bastoni ovviamente si rifanno all'aspetto erotico della vita, quindi rappresentano ovviamente una somiglianza straordinaria con appunto l'elemento fallico. Di conseguenza, questa è una persona che evidentemente ha modo di rivedervi in qualche modo, per esempio sui social, oppure magari siete colleghi di lavoro o vicini di casa, quindi comunque ha modo di vedervi oppure di sognarvi. Cioè questa persona cerca informazioni che riguardano voi o comunque, vi ripeto, ha modo proprio palesemente, concretamente, empiricamente di vedervi. È una persona che dunque vedendovi riassapora, ok, chiaro, a livello metaforico, riassapora i momenti assieme. Quindi sicuramente è una persona che vi desidera molto, che sente ancora molta passione nei vostri confronti e nonostante il tempo, questa è chiaramente una persona che appunto vorrebbe tornare. Perché? Innanzitutto è un cavaliere. I cavalieri ci parlano di spostamento nello spazio ma anche nel tempo. Inoltre appunto è un cavaliere di bastoni che in accezione negativa rappresenta gli allontanamenti, mentre in accezione positiva, come in questo caso, rappresenta appunto i ritorni. Quindi questa è la carta per eccellenza del ritorno. Quindi in realtà abbiamo già, risposto parzialmente chiaramente alla domanda, perché questa persona ad oggi nel presente vuole tornare da voi, poi vedremo chiaramente cosa farà e metterà in atto nel futuro, però chiaramente nel presente, vi ripeto, questa persona ha un ricordo molto fervido di voi
e soprattutto ha proprio l'intenzione di contattarvi. Nel caso in cui questa sia una persona lontana chilometricamente, geograficamente da voi, pensa ad uno spostamento pratico, quindi ad un viaggio che vuole compiere per poter in qualche modo tornare appunto da voi, quindi rivedervi fisicamente. Quindi è una persona che vi vuole riabbracciare, che vuole trascorrere del tempo con voi, ma che vuole anche ovviamente sentirvi, perché non solo i fanti ovviamente o l'8 di bastoni rappresentano la comunicazione o tutti gli assi, i cavalieri anche in ugual misura, solo che in maniera molto più concreta, perché se mi fosse venuto un fante di bastoni vi avrei detto ragazzi vuole sentirvi, magari ovviamente per tastare il terreno. In realtà invece qui abbiamo un cavaliere, quindi non solo vuole sentirvi, ma vuole anche vedervi. Quindi molto probabilmente una persona che sta pensando, sognando, immaginando di tornare da voi tra le vostre braccia. Quindi è una persona che, vi ripeto, ragiona, più che ragiona, fantastica, immagina, sogna, in maniera molto concreta però, perché è una persona che non vorrebbe lasciare il vostro rapporto come un semplice ciao come stai, ma vuole di più, questa persona vorrebbe di più. Vi ripeto, a prescindere comunque dal fatto che sicuramente possa essere passato tanto tempo. Voi sapete comunque ragazzi che i tempi di resilienza sono diversi per ciascuno di noi. Io ho pubblicato diverso tempo fa un video, di cui vi lascio anche il link in descrizione, in cui appunto davo una spiegazione direi piuttosto chiara del fatto che obiettivamente non esistono dei tempi prestabiliti per dimenticare un'altra persona. Ciascuno di noi ha delle tempistiche che possono poi risultare più o meno benefiche, a seconda ovviamente se queste tempistiche rappresentano appunto tempi più veloci o tempi troppo lunghi, ma comunque ciascuno di noi ha le sue tempistiche. Quindi è chiaro che possono essere passati tanti mesi, anche vi ripeto oltre l'anno, questa persona può ancora avervi in mente, esattamente come voi avete questa persona in mente, perché altrimenti non sareste in questo video. Quindi io invito sempre a diffidare, e ve lo dico da tarologa, ve lo dico da donna e ve lo dico anche da psicopedagogista. Cercate di evitare di prendere alla lettera determinate informazioni che passano, ho notato molto spesso in rete. Per dimenticare una persona necessitano 25 giorni, 26 giorni, 15, 2 mesi, 6 mesi, 3 settimane. Non esiste psichicamente un tempo prestabilito. La psiche non c'entra nulla con la matematica, non stiamo parlando di aritmetica. La psiche ha un altro modo di esprimere se stessa, di vivere la realtà. L'approccio alla realtà psichico è personale per ciascuno di noi. Quindi non stiamo facendo e non siamo di fronte ad una somma, addizione, sottrazione, moltiplicazione. Stiamo parlando di sentimenti, stiamo parlando di emotività e stiamo parlando di un percorso che fa parte di ciascuno di noi, che tiene conto di tante variabili e varianti che vanno a condizionare il nostro modo di vivere gli eventi, quindi anche una separazione, anche un lutto, anche un allontanamento. Ciascuno di noi ha delle tempistiche proprie, che poi possono sicuramente alcune essere più efficaci, altre ovviamente molto di meno, e portare il soggetto alla sofferenza, ma questo è un altro discorso. Ma che si stabiliscano comunque delle regole matematiche e ovviamente logico-razionali sul dimenticare un'altra persona è pericolosamente fuorviante. D'accordo? Io comunque vi lascio, vi ripeto, il link in descrizione, proprio perché purtroppo in rete si sente di tutto. Quindi questa persona non vi ha ancora dimenticato. E il motivo per cui voi siete in questa stesa è perché evidentemente questa persona vi ha dato tanto, vi ha lasciato qualcosa di importante, per cui ancora in qualche modo siete legate al ricordo. O semplicemente siete qui per curiosità. Perché no?
Cerchiamo dunque di analizzare assieme come potrebbe evolvere questa situazione. La tarologia serve per portare il soggetto alla riflessione di quello che potrebbe essere, di quello che non potrebbe accadere e quindi dei modi migliori per guardarsi dentro, grazie appunto agli archetipi di cui parlava Jung. D'accordo? Quindi cerchiamo insieme di fare questo percorso. Cosa ancora vi è rimasto di questa persona e cosa all'altra persona è rimasta evidentemente di voi. Vediamo a questo punto i pro della situazione, pro e contro della situazione. In questa posizione abbiamo appunto i pro, cioè tutto quello che ovviamente c'è di bello ancora nel vostro rapporto, dal punto di vista di quest'altra persona, cioè su cosa voi potete fare affidamento, su cosa voi potete ancora contare per quanto riguarda appunto questa persona, ossia tutto ciò che c'è di positivo tra voi e questa persona. Quindi su che cosa dovreste fare affidamento proprio in riferimento a questa persona. Vediamo un po'. E qui abbiamo il 5 di bastoni. Questa persona sente molto forte un senso di rivalità che prova nei confronti di qualcuno. Cioè questa persona deduce il fatto che voi possiate essere assieme a qualcun altro e che quindi in qualche modo questo qualcun altro possa portarvi via definitivamente da lui, quindi allontanarvi definitivamente. Questa è una persona che percepisce in maniera molto forte e importante il fatto che tra di voi ci sia un legame che possa essere appunto inscindibile e che per questo non debba in qualche modo essere messo a rischio, ovviamente, da delle situazioni terze che possano quindi in qualche modo interferire. Questo non significa che lui non abbia nessuno, ma significa comunque che il fatto che voi abbiate qualcuno lo infastidisce molto. Non è tanto una forma di gelosia morbosa, perché non abbiamo una carta di spade. Abbiamo comunque una carta di bastoni, cioè questa persona sente in qualche modo una sorta di rivalità con una terza persona. Quindi potrebbe sapere che voi avete un'altra persona, nel caso in cui voi ce l'abbiate, o potrebbe anche solo dedurlo. Di conseguenza, questa cosa potrebbe dargli molto fastidio. Proprio perché, vi ripeto, come vi ho detto con il Cavaliere di Bastoni, questa persona ha voglia di tornare da voi. Questa persona ha voglia di riprendere il percorso con voi. E di conseguenza è una persona che non ama, in qualche modo, doversi confrontare con dei rivali più grandi di lui. Più grandi nel senso, non a livello anagrafico, ma più forti, più potenti. Perché, vi ripeto, non ama la conflittualità, non ama il paragone, non ama essere in qualche modo confrontato ad un'altra persona, non ama il confronto. Voi potreste obiettare: ha un carattere particolarmente arrogante. Sì, ma è anche una persona che non ama particolarmente, vi ripeto, mettersi in gioco. Vuole primeggiare e basta. Quindi ha un atteggiamento anche a volte un po' immaturo nei confronti di ciò che ama e di ciò che vuole. E quindi molto probabilmente questa potrebbe essere già una causa del motivo per cui non si è ancora mossa questa persona. Perché teme, in qualche modo, un rifiuto. Teme che in qualche modo voi possiate comunque dire: ho trovato chi è migliore di te. Questo è qualcosa che lo farebbe soffrire, lo farebbe stare male, perché, vi ripeto, non è una persona che ama particolarmente il confronto e di conseguenza, di fronte ad una situazione di rivalità, preferisce rimanere fermo, proprio perché, vi ripeto, non ama in qualche modo gettarsi nella mischia tra coloro che possono essere in qualche modo interessati a voi.
È come se non volesse fare parte dei tanti. Lui vuole unicamente primeggiare, vuole vincere, vuole arrivare allo scopo. Lo scopo siete voi, perché vi ripeto, vi desidera ancora. Ma molto probabilmente, proprio per il fatto che magari ha ancora contatto con voi, a modo di vedervi, magari vi ripeto anche semplicemente sui social, questa persona teme la presenza appunto di una terza persona, che possa in qualche modo infastidire il suo ritorno. Ma sente molto forte questa rivalità. Quindi il fatto che questa carta mi venga in accezione positiva è importante. Perché? Perché ci fa capire che questa persona effettivamente è ancora molto interessata a voi, al punto da sentirsi rivale di un'ipotetica altra persona che possa essere al vostro fianco. Se non gliene importasse nulla, non sentirebbe così tanto il peso della presenza di un rivale. Invece lo sente questo peso, proprio perché evidentemente sa che voi contate ancora molto per lui, sa che vi rivuole, nonostante, vi ripeto, delle tempistiche più lunghe. Cerchiamo di capire a questo punto, nel cuore di questa persona in questa posizione, che cosa c'è, quale sentimento o sentimenti albergano. Paure, frustrazioni, sogni, fantasie. Vediamo un po'. L'asso di denari. Che cosa vi ho detto con il cavaliere di bastoni? Questa è una persona che vi vuole sentire. L'asso di denari ci parla proprio di un messaggio. L'asso di denari rappresenta proprio la comunicazione, quindi il desiderio di sentirvi, il desiderio di chiamarvi, il desiderio di invitarvi, di parlare con voi, comunicare con voi, ma in maniera, vedete, denari, concreta. Cioè questa persona vuole ottenere qualcosa da voi. Asso di denari, il ricominciare. Quindi questa è una persona che vuole ricominciare da voi e vuole ricominciare con voi. E lo vuole fare, vi ripeto, sbaragliando tutti i rivali e tornando in pompa magna. Cavaliere di bastoni, asso di denari. Quindi questa è una persona che ha tutte le intenzioni di sentirvi. L'asso di denari rappresenta anche la sorpresa, quindi potrebbe in qualche modo pensare di scrivervi, per esempio sui social, o mettervi un like, comunque dare un segno della sua presenza, facendovi capire che siete ancora parte dei suoi pensieri. Vi ripeto ragazzi, in maniera molto tranquilla, ma chiaramente facendovi capire che lui c'è. Non è un asso di spade, cioè questa persona non vuole tornare con arroganza o comunque con un cipiglio da comandante. Questa è una persona che vuole tornare facendosi strada, vi ripeto, tra ipotetici rivali, vincendo e ricominciando da capo. Quindi questa è una persona che molto probabilmente ha appreso dalla vostra lontananza, dallo starvi lontano. Cioè questa persona evidentemente ha imparato qualcosa, perché la sofferenza insegna, come tutto ovviamente nella nostra esistenza. Quindi questa persona evidentemente può aver appreso l'importanza della vostra presenza nella sua vita. Quindi questa persona, vi ripeto, ha intenzione di farvi una sorpresa, o comunque in maniera molto inaspettata, perché l'asso di denari rappresenta proprio qualcosa che voi non vi aspettereste mai, che questa persona ha intenzione di fare. Ragazzi, questa è la posizione delle intenzioni, quindi cosa c'è nel suo cuore, nella sua mente. Cosa farà? Lo vediamo in questa posizione, nelle posizioni ultime. Qui stiamo parlando di quello che questa persona vorrebbe attuare nel presente. Quindi ritornare sicuramente da voi, facendovi una sorpresa. Quindi qui c'è la comunicazione più volte in primo piano. Per questa persona non è finita, Il vostro rapporto non è finito. Assolutamente. È chiaro che fino ad ora non mi sono venute carte di coppe.
Quindi probabilmente questa persona ha mantenuto intatto il vostro ricordo, piacete molto fisicamente a questa persona, qui abbiamo ancora denari, quindi l'apporto della materialità si sente molto in questo rapporto, cioè questa persona vi desidera molto. Evidentemente, essendo passato molto tempo, come è chiaramente un percorso tipicamente fisiologico, le emotività ovviamente perdono quella forza, quella verve di impatto che hanno ovviamente quando la storia è ancora in essere. Questo non significa che questa persona non provi più nulla. Le emozioni ci sono, il desiderio c'è, la sensualità, la sessualità che questa persona vede in voi e vuole rispettivamente provare con voi rappresentano comunque un desiderio. I desideri fanno parte della nostra psiche, non solo del nostro mero corpo. L'erotismo non è solo carnalità mera, d'accordo? Quindi questa persona prova ancora attrazione, pensiero e la sua anima è ancora inevitabilmente collegata a voi, così come voi lo siete a lui perché siete in questa stesa, d'accordo? Quindi questa persona prova ancora un desiderio nei vostri confronti e quindi delle emozioni che magari non hanno, vi ripeto, lo stesso impatto che avevano quando vi stavate frequentando, motivo per cui per esempio sino ad ora non sono uscite carte di coppe, ma è fisiologico, ragazzi, è un percorso, definiamolo normale, d'accordo? Vediamo a questo punto in questa posizione i contro della situazione, cioè su cosa non dovreste far purtroppo ancora affidamento in riferimento a questa persona, quindi i contro della situazione, cioè gli ostacoli, perché questa persona sino ad ora obiettivamente non vi ha ancora cercato. E qui abbiamo il cavaliere di denari. Allora, questa persona è convinta però a questo punto che voi abbiate veramente qualcuno, perché il cavaliere di denari e ovviamente il cavaliere di spade rappresentano generalmente appunto una sorta di rivale, quindi l'altro. Ora, voi potreste anche non avere nessuno ufficialmente al vostro fianco, ma questa persona è convinta al 3000% che voi non possiate non avere qualcuno. Quindi, 5 di bastoni, questa persona non è fino ad ora ancora tornata, vi ripeto, in grande stile come vorrebbe, cavaliere di bastoni, asso di denari, perché teme la presenza, vi ripeto, di una terza persona, che è appunto un rivale potente, perché parliamo di denari, quindi un personaggio di spicco, una persona che potrebbe appunto aver in qualche modo ricoperto un ruolo ufficiale e importante nella vostra vita. Quindi questa persona può immaginare che voi siate fidanzate o che comunque stiate in procinto appunto per fidanzarvi o sposarvi addirittura, o che lo siate già. Cioè questa è una persona che comunque, nonostante tutto, vi pensa, vi desidera, pensa direi anche poco a se stesso, ma obiettivamente pensa molto di più a chi potreste avere al vostro fianco. E quindi questa persona non si è mai in qualche modo fatta avanti proprio perché teme la presenza di un rivale, che vi ripeto lui vede come molto potente, perché è un cavaliere di denari, quindi è un personaggio che lui teme perché potrebbe essere per esempio influente da un punto di vista professionale, economico-finanziario o anche semplicemente nel vostro cuore. Quindi è convinta questa persona che ci sia qualcuno al vostro fianco. Vi ripeto, a prescindere che voi lo siate o meno. È chiaro che nel caso in cui voi siate impegnate, questa persona teme il vostro compagno. Ovviamente nel caso in cui invece voi non lo siate, dà per scontato che voi abbiate qualcuno. O magari semplicemente gli sono arrivate voci, ragazzi, pettegolezzi, direi che si sprecano nella nostra società. Quindi è chiaro che potrebbe comunque aver sentito voci di persone che sono assolutamente convinte del fatto che voi abbiate qualcun altro. E lui lo è. Lui è convinto che voi abbiate qualcun altro. Ecco perché, motivo per cui questa persona non si è ancora mai fatta viva. Nel caso in cui voi siate colleghi di lavoro, questo cavaliere di denari potrebbe essere
un collega, un vostro stesso collega, che lui sente come troppo pettegolo, come qualcuno che potrebbe in qualche modo influenzare negativamente il vostro futuro professionale, quindi anche economico-finanziario, per cui non vuole rischiare. Ve l'ho detto con il 5 di bastoni, questa persona non ama in qualche modo mettersi in prima linea. Non è per necessariamente questione di codardia. Non ama i conflitti accesi, aperti, evidenti, che possano provocare scossoni gravi anche da un punto di vista economico-professionale. Quindi c'è qualcosa che riguarda anche il denaro e la presenza di una seconda persona, nella vostra vita ovviamente, che lo blocca. Vediamo a questo punto l'ambiente che circonda appunto questa persona. E qui abbiamo la torre, mamma mia. Allora, questa persona ha avuto qualcun altro, quindi la torre rappresenta sempre una brusca, brutale chiusura a seguito di appunto un rapporto che questa persona ovviamente ha iniziato una frequentazione subito dopo ovviamente la vostra. Nel caso in cui la vostra fosse stata una relazione nascosta, per cui lui era una persona impegnata, il rapporto con la compagna ufficiale ovviamente ha preso una piega negativissima, se non addirittura una rottura, un allontanamento, perché abbiamo la torre. Comunque la torre rappresenta un allontanamento, quindi in questo caso questa persona ha allontanato un'altra persona dalla sua vita, ma lo ha fatto in maniera molto brusca. Ecco perché probabilmente non ama i conflitti, perché evidentemente arriva da una rottura molto pesante. La torre è stata molto pesante ed è una carta molto pesante perché rappresenta anche una sofferenza che questa persona potrebbe aver provato a seguito, per esempio, della rottura con voi. Quindi, probabilmente proprio, come appunto dicevo all'inizio parlando dei tempi di resilienza, questa persona potrebbe aver fatto passare troppo tempo e di conseguenza è chiaro che ne ha sofferto. Quindi, come appunto vi dicevo all'inizio di questo video, i tempi di resilienza sono diversi rispetto a ciascuno di noi, ma ovviamente ci sono tempistiche più veloci e quindi anche ovviamente più efficaci che lasciano all'individuo prospettive di miglioramento e guarigione, e invece evidentemente ci sono delle situazioni che portano il soggetto a permanere in uno stato di allontanamento e sofferenza eccessivo. Per cui ci sono tempi di resilienza che vanno a ledere comunque l'aspetto psicofisico dell'individuo. Quindi in questo caso questa persona potrebbe aver sofferto molto. Vi ripeto, o per voi, quindi questa torre può essere riferita alla vostra rottura, oppure, vi ripeto, alla rottura, cosa molto più probabile però secondo me, vista la stesa, alla rottura con un'altra persona. O comunque qui ci sono state delle situazioni, frequentazioni, che questa persona ha iniziato pensando anche che potevano in qualche modo sopperire alla vostra mancanza, ma così non è stato. La torre ci parla sicuramente di qualcosa che poggia ed è nata ovviamente poggiando su basi sbagliate. Quindi questi rapporti, o questo rapporto che lui può aver iniziato ovviamente dopo di voi, o la storia che aveva in essere nel caso in cui il vostro fosse stato un rapporto nascosto e lui impegnato, appunto era una storia basata su il nulla. Fondamenta fragili, che ovviamente poi hanno fatto crollare questa sorta di castello di sabbia, perché obiettivamente non c'era nulla, soprattutto nel caso in cui ovviamente il vostro fosse un rapporto nascosto, quindi lui tradiva tranquillamente la compagna con voi. D'accordo? Quindi in questo caso ovviamente ci può essere stata proprio una separazione, un divorzio, un allontanamento definitivo da quest'altra persona. Oppure, nel caso in cui il vostro fosse stato un rapporto tra due persone assolutamente libere, questa torre ci parla proprio di una sofferenza che questa persona si è portata dietro o a seguito della vostra rottura o a seguito della rottura con un'altra persona che però lo ha deluso particolarmente.
Quindi potrebbe essere anche qui la chiusura di un fidanzamento, addirittura di un matrimonio. Brusco però, perché ragazzi la torre rappresenta proprio, vi ripeto, qualcosa di improvviso, causato sicuramente da una, diciamo, avventatezza nell'andare a costruire qualcosa che non era da costruire. Cioè questa persona evidentemente si è affidata troppo a un'altra storia e ha sbagliato. Lo ha scoperto malamente e vi ripeto, in maniera dolorosa, causandogli anche tante problematiche, perché la torre purtroppo è una carta pesante, perché non parla solo di un allontanamento emotivo, quindi separazione, un amore che finisce, ma parla anche di tante problematiche che poi chiaramente si porta dietro una rottura. Nel momento in cui crolla un edificio, purtroppo, non crolla solo l'edificio in sé, potrebbero esserci comunque tante altre conseguenze, anche per esempio per gli altri edifici accanto. Quindi, fuori di metafora, anche per tutto il resto degli ambiti della vita di questa persona, quindi anche finanziario, professionale. Ecco perché ha così paura questa persona di muoversi, perché teme risvolti negativi da un punto di vista professionale e finanziario, probabilmente perché ha avuto delle situazioni pesanti che in qualche modo possono aver rovinato la sua vita, ma rovinato in maniera veramente importante. La torre può parlare anche di un tradimento, quindi questa persona può essere stata tradita, o questa persona può aver tradito quest'altra compagna che ha avuto dopo di voi, oppure il suo rapporto in essere, che lui appunto intervallava al vostro, può essere finito proprio perché la compagna ufficiale ha scoperto magari del suo tradimento con voi. Qui c'è stato un qualcosa di molto grave che ha sicuramente sconvolto non poco la vita di questa persona. D'accordo? Vediamo in questa posizione chiaramente che cosa vi lega ancora. Quindi quel filo rosso a livello karmico, quelle energie importanti che in qualche modo fanno parte ancora del vostro rapporto e della vostra vita. Allora, qui abbiamo la temperanza, l'attesa, la guarigione e poi il ritorno. Ottimo. Allora, la temperanza rappresenta in effetti la guarigione, rappresenta l'equilibrio, rappresenta il riuscire a mantenere la calma in un momento difficile o a seguito, eccola qua, la torre, di un momento di grande difficoltà che ha sconvolto la vita di questa persona, che l'ha portata proprio fuori binari. Di conseguenza questa persona ha bisogno di equilibrio, ha bisogno in qualche modo di ritrovare la propria serenità e solo allora, dopo aver ritrovato la propria serenità, questa persona può sentirsi abile nel ritornare da voi. Cosa vi dicevo con questo 5 di bastoni? Questa non è una persona che ama i conflitti, non vuole adesso conflitti aperti, non vuole altri fronti di guerra. Quindi è una persona che in qualche modo teme di soffrire ancora. Dopo una torre del genere, direi che è comprensibile, ragazzi, Di conseguenza non vuole discussioni, non vuole altre rotture, non vuole altri scossoni, non vuole altri tsunami. Questa persona vuole la serenità, ma sa che il vostro rapporto non è finito. La temperanza ci parla di equilibrio, ci parla anche di amicizia, se vogliamo. Quindi questa persona è come se dentro se stessa pensasse: con lei può non ritornare il rapporto d'amore che c'era all'inizio, ma potremmo provare a mantenere comunque un rapporto di rispetto, di convivialità, di amicizia, di affetto e di tenerezza. Perché vi ripeto, la temperanza non parla solo di rapporto erotico. Questa persona mi desidera? Sì. Questa persona vorrebbe solo amicizia? No. Ma nel caso in cui tra di voi non vada come deve o come lui vorrebbe, questa persona è disposta anche semplicemente a mantenere un rapporto civile con voi, evitando quindi
di fronteggiarsi in un clima di lotta, in un clima di guerra, che farebbe male comunque, ragazzi, a tutte e due. A voi, ma in particolar modo a lui. Perché vi ripeto, quest'uomo arriva da questa torre che è veramente penosa. Quindi vi ripeto, è una persona che ha bisogno di equilibrio e di tempo. La temperanza è una carta molto lunga. Tra gli arcani maggiori rappresenta ovviamente quello che ha le tempistiche più lunghe assieme alla giustizia e all'eremita. Quindi chiaramente questa persona sa che le tempistiche di attesa possono essere molto lunghe, ma non demorde, perché sa che prima o poi tra voi rinascerà qualcosa, o qualcosa di eroticamente importante, quindi riprendendo il rapporto così com'era, oppure qualcosa sicuramente di maggiormente amichevole, che magari non preveda necessariamente un approccio fisico, ma qualcosa comunque di importante. Quindi un riavvicinamento dal punto di vista di questa persona ci sarà, e ve lo conferma anche il percorso karmico. Qui c'è qualcosa ancora, ragazzi, che dovete guarire, comunque anche voi, di questo rapporto. Cioè il fatto che voi siate, dopo tanto tempo, in questa stesa, ci fa capire un dato importante, che c'è ancora qualcosa di questa storia che vi è rimasta e vi è rimasto. C'è ancora qualcosa che dovete risolvere di questo passato. La carta della guarigione ci parla proprio di questo, c'è un equilibrio da ricercare. Perché anche per voi evidentemente questo libro non si è ancora chiuso del tutto, c'è ancora qualcosa che deve ancora essere rivisto. Non è ancora, dal punto di vista anche vostro, tutto chiuso. C'è ancora qualcosa che dovete vivere, riassaporare o in qualche modo riavere in riferimento a questa storia. La temperanza ci parla anche di perdono, quindi potreste ancora dover perdonare questa persona perdonare se stesso o voi. C'è ancora un momento di confronto che ha lasciato ancora qualcosa di aperto fra di voi. Uno dei due deve magari poter chiedere scusa all'altro. C'è ancora un qualcosa. Magari guardandovi dentro e dando del tempo a voi stesse, potreste proprio riuscire a capire cosa c'è ancora che dovete rielaborare, quindi chiudere di questa storia. Fermo restando che questa persona non vuole chiuderla, ma vediamo ora il consiglio degli arcani, cosa potrebbe essere ovviamente meglio per voi, e qui abbiamo la carta del giudizio. Ricominciare o con lui o da capo, con un'altra persona, ma ricominciare. Il giudizio ovviamente non in questo mazzo, ma in mazzi più tradizionali, è rappresentato da delle persone ormai defunte che fuoriescono appunto dalla loro tomba, dal loro sepolcro. Questo perché vengono richiamate a nuova vita queste persone. Voi dovete ricominciare, ragazze, a vivere. O, nel caso in cui questa persona ritorni, riprendendo in mano la storia, perché vi ripeto che qui c'è ancora qualcosa che non vi è andata giù di questa storia, oppure, ad esempio, rifiutando questa persona, perché voi siete libere. Ragazzi, io ve lo ripeto sempre, voi siete libere del vostro cuore, corpo, anima, spirito. Siete libere di decidere come, dove e quando amare qualcuno, avere qualcuno al vostro fianco. Siate libere di amare. Siate libere di cercare ciò che volete. Siate libere di avere chi volete al vostro fianco. Perché voi siete solo di voi stesse. Voi appartenete a voi stesse. Ricominciate a respirare aria, ossigeno puro, aria, voglia di vivere, voglia di ricominciare da capo, cambiando pelle però. Quindi, nel caso in cui questa persona torni e nel caso in cui voi lo vogliate,
Lo ripeto, nel caso in cui voi lo vogliate, perché nessuno deve e può costringervi ad amare e ad avere qualcun altro al vostro fianco, voi deciderete, sceglierete di ricominciare questa storia e ridare udienza a questa persona, quindi ricominciare, ma questa storia su basi nuove, quindi non tenendo conto di quelle che erano le abitudini, per esempio, del vostro frequentarvi precedentemente, quindi ricominciando la storia da capo. Oppure potete tranquillamente chiudere con questa persona, ma ricominciando con un'altra persona. Perché il giudizio ci parla anche dell'arrivo, attenzione, di un'altra persona che potrebbe arrivare quando meno ve lo aspettate, potrebbe proprio essere la vostra anima gemella, perché la carta del giudizio ci parla proprio dell'arrivo di una persona importante per voi. Quindi in questo caso qui abbiamo un grande passo da compiere. Il passo è decidere, o con lui o con un'altra persona, ma comunque ricominciare ad amare, rinascere, cambiare pelle. Quindi cercate di ricominciare a sentirvi belle, a sentirvi piacenti. Cercate di fare qualcosa per voi, qualcosa che vi faccia sentire libere di amare, libere di essere amate, libere di piacere, libere di godere dei piaceri anche del corpo, dell'anima, del cuore. Ricominciate a vivere. Il giudizio è una carta bellissima. Qui si tratta di rinascere, di risorgere. Vi ripeto, o grazie al ritorno di questa persona o grazie all'arrivo di un'altra persona. Quindi portate a risoluzione questa storia. Vediamo a questo punto la carta finale, quindi a livello concreto e pratico, nelle tempistiche stabilite da questo arcano, cosa potrebbe fare questa persona. E qui abbiamo il 2 di spade. Allora, questa persona tornerà, perché il 2 di spade ci parla di un riavvicinamento, quindi di un approccio che però riparte inizialmente tenendo conto di un feeling mentale che evidentemente questa persona non vuole perdere con voi. Non è un 2 di coppe, quindi questa persona entro i prossimi mesi, perché le spade non rappresentano i giorni o le settimane come nel caso di coppe o bastoni, entro un paio di mesi, grosso modo, questa persona darà di nuovo un segnale della sua presenza, ma lo farà in maniera discreta, non in maniera plateale, come invece abbiamo visto che lui vorrebbe, e vi ripeto, cercherà di farvi riassaggiare un contatto inizialmente verbale. Quindi non tornerà chiedendovi per esempio di uscire, non vi inviterà al cinema, non vi chiederà una serata romantica in pizzeria o in un ristorante a lume di candela. Questa è una persona che riprenderà il contatto con voi cercando un'alleanza, perché la carta del 2 di spade ci parla proprio di un'alleanza, cioè del riprendere un contatto per poter in qualche modo vedere come va, quindi tastare il terreno e chiaramente cercare di capire se la vostra storia può andare avanti oppure si deve interrompere. Oppure, appunto, tramutarla in un rapporto di amicizia. Quindi, il 2 di spade ci parla, vi ripeto, di alleanza, ci parla di contatto, ci parla di ritorno, cioè questa persona vi darà di nuovo un contatto, ma lo farà in maniera discreta, perché, vi ripeto, le sue paure rimangono ancora molto profonde e ovviamente il divario che questa persona sente rispetto al passato è ancora molto profondo, ancora molto importante.
Quindi questa persona vede ancora anche nemici ovunque, cioè ha la necessità di tenere gli occhi ben aperti, guardate, per non ferire, trafiggere di nuovo un cuore che è ferito. Guardate, questo cuore è bendato. Quindi questa persona vuole tastare il terreno e vuole effettuare entro i prossimi mesi una scelta. Deve capire bene come muoversi. Deve scegliere il momento, il come, il dove, il quando, giusto per potersi riaffacciare a voi. Questo ovviamente entro i prossimi mesi. Ma il 2 di spade non ci parla solo di un'alleanza mentale, ci parla anche di attrazione. Quindi questa persona comunque vi farà capire che vi desidera e che è attratta sicuramente da voi. Questa persona quindi vuole ricominciare il vostro rapporto proprio come dicevamo con questa temperanza, cioè creando una sorta di rompighiaccio, ricominciando con un dialogo tranquillo, sereno, in amicizia, cercando di riportare rispetto, socialità, stima, tenerezza. Vuole riequilibrare quelle forze che avevano provocato in lui un momento di grande tensione. Quindi questa persona vuole vivere con voi un momento di riequilibrio importante. Vuole in qualche modo ritrovare un feeling, che sia un feeling mentale, di pace con voi. Vuole ricostruire il vostro rapporto, la vostra conoscenza dalla base. Vuole averne riscontro e si mostrerà, vi ripeto, anche allegro, gioviale, disponibile nei vostri confronti, cercando di tacitare tutte le ostilità. Quindi qualsiasi elemento possa in qualche modo tra voi creare problema o aver creato in passato dei problemi, questa persona vuole abbatterlo. Perché così facendo questa persona sa che si profilerà in futuro un netto miglioramento della situazione. Quindi questa persona sa che ripartendo da una fase di amicizia, di tenerezza, un feeling più che altro mentale, il vostro rapporto può ripartire con un piede più corretto e più giusto, probabilmente anche perdonandovi quegli errori che potrebbero appunto aver portato il vostro rapporto alla chiusura, quello di cui vi parlavo appunto con la carta della temperanza. Quindi è vero, vi confermo, il fatto che questa persona vuole una guarigione. Quindi si avvicinerà a voi, vi darà segno della sua presenza nella vostra vita, ma vi ripeto, lo vorrà fare prendendola molto alla larga, senza in qualche modo, vi ripeto, invitarvi immediatamente ad uscire. Non è un cavaliere di coppe, non è un fante di coppe. È una persona che vuole riprendere un dialogo con voi basato sulla stima, sul rispetto, sull'amicizia, sulla tenerezza. È una persona che vuole alleggerire le tensioni che hanno caratterizzato evidentemente in passato il vostro rapporto. Quindi vuole cancellare tutte le ostilità, le inimicizie, tutto ciò che può aver creato problemi tra di voi. Vuole cancellare quelle incompatibilità caratteriali che hanno contraddistinto la vostra storia. Quindi sicuramente questo è un percorso che richiederà del tempo, perché le carte di grado 2 rappresentano anche il pericolo di stagnazione. Cioè è una carta lenta, il 2 di spade. Ma è una carta che ci fa ovviamente prospettare ad un futuro positivo, se voi lo vorrete. Quindi vi ripeto, ci parla di necessità di procedere con discrezione, con tenerezza, con amicizia, una sorta di riparazione a ciò che è stato fatto in passato. Ed è la carta della guarigione, che è comparsa per ben 2 volte. Ovviamente, però, è una carta di grado 2, che rappresenta pur sempre un rapporto tra 2 persone. Quindi potrebbe anche parlare di intimità e di attrazione. Quindi sicuramente
questa persona potrebbe ovviamente farvi capire che prova una fortissima attrazione nei vostri confronti e che quindi ovviamente ha desiderio fisico di voi. E voi potreste ovviamente anche accettare, solo, ripeto e ribadisco, nel caso in cui voi lo vogliate. È chiaro che in questo caso questa è una persona che vi desidera molto, perché ovviamente abbiamo il cavaliere di bastoni. Di conseguenza, in questo caso, qui ci sarà sicuramente un approccio fisico. Ovviamente questa persona dunque vi farà capire che cosa prova per voi, che vi desidera e che ha tutte le intenzioni di ricominciare con voi, ma partendo da basi nuove, partendo sicuramente con lentezza, discrezione e non mettendo immediatamente in campo il cuore. Non è un 2 di coppe, è un 2 di spade. D'accordo? Quindi vi ripeto, è una carta un po' lenta perché ci sta parlando di qualche mese, ma obiettivamente avete aspettato tanto, quindi in realtà le tempistiche qui sono meno importanti rispetto per esempio ad altre stese. Qui il rapporto si è interrotto, lo abbiamo detto, da diverso tempo. Quindi obiettivamente qui c'è proprio la necessità di guarire. Ecco perché 2 carte che ci parlano di guarigione. Qui ci sono proprio delle situazioni di rivalità che verranno cancellate. Ma ovviamente il 2 di spade, come tutti e 2, ci parla anche di scelta. Quindi sarete comunque voi poi a scegliere, a decidere, se ovviamente sarà o meno il caso, di accettare le avance fisiche di questa persona e comunque di riprendere questo rapporto. Ma vi ripeto, questa persona tornerà per creare una sorta di alleanza con voi, perché il 2 di spade, in accezione ovviamente positiva, rappresenta proprio l'alleanza, ma ovviamente ha anche dei risvolti negativi. Quindi la presenza di nemici, ancora ovviamente da eliminare, la lentezza, la discrezione, la necessità di operare per gradi, perché ovviamente, vi ripeto, questa è una persona che non vuole più soffrire, partiamo da una torre. È chiaro che però questa non è una persona che, avendo un desiderio fisico così intenso per voi, può rinunciare sicuramente al mostrarvi tutta la sua passionalità nei vostri confronti. Perché vi ripeto, il 2 di spade ci parla anche di intimità, quindi di un rapporto che potrebbe andare oltre l'amicizia. Ma inizialmente, vi ripeto, è un rapporto che procederà per gradi. Probabilmente anche perché anche voi avrete, come vi dicevo con il giudizio, un bel da fare, perché vi ripeto che qui c'è l'arrivo di un'altra persona importante. Quindi la scelta, che appunto rappresenta anche proprio il 2 di spade, è una scelta che può ovviamente essere inerente, che sarà inerente chiaramente anche alla vostra persona. Quindi, ragazzi, il 2 di spade ci parla sicuramente di un momento di tensione, attrazione e repulsione, amore e odio, cioè nel senso che entrambi sarete comunque votati al ritornare, perché entrambi vi desiderate. Vi ripeto, qui c'è ancora qualcosa, qualche nodo da sciogliere del vostro rapporto, ma è chiaro che questa situazione probabilmente spaventerà entrambi. Di conseguenza dovrete decidere bene, scegliere bene come agire e come proteggere soprattutto il cuore di entrambi. Ma vi ripeto che sicuramente questa persona ritornerà, però vi ripeto, con discrezione, con lentezza, a piccoli passi e non immediatamente proponendovi l'amore della vita. Non è un 10 di coppe, non è un 2 di coppe. È una persona che partirà e ripartirà per gradi, cercando proprio quel feeling mentale che probabilmente all'inizio non avevate e che evidentemente ad oggi per questa persona è fondamentale per costruire comunque un rapporto. D'accordo? Di conseguenza, ragazzi, come ovviamente dico sempre, mi raccomando, tenete duro, riflettete ovviamente sulle vostre esigenze, su ciò che vi fa stare bene, su ciò che fa stare bene voi, il vostro cuore, il vostro corpo, la vostra anima.
d'accordo? Su ciò che veramente è benefico per voi, a prescindere, vi ripeto, dalle azioni che questa persona andrà comunque certamente appunto a compiere, d'accordo? Quindi scegliete sempre per la vostra felicità, d'accordo? Di conseguenza, come dico sempre, buona fortuna e a presto!